Buongiorno amici, benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi parliamo di Isaac Asimov, la sua vita, la biografia, le sue opere, lo stile narrativo. Vedremo di capirne qualcosa di più di questo noto scrittore. Allora, Isaac Asimov, il nome di nascita è Isaac Judovich Asimov, nato a Petrovici il 2 gennaio del 1920 in Russia e morto a New York il 6 aprile 1992. È stato uno scrittore, biochimico, divulgatore scientifico russo naturalizzato statunitense. Di grande successo, sicuramente lo conoscerete. Ritenuto uno dei principali autori di fantascienza e uno dei padri del genere, fantascienza classica. Pubblicato in tutto il mondo, è ideatore delle tre leggi della robotica che vedremo in seguito, divenuto un riferimento fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Fu autore di numerosi romanzi e racconti di fantascienza, di volumi di divulgazione scientifica e la sua produzione è stimata intorno ai 500 volumi pubblicati, per cui immaginatevi. Incentrata non solo su argomenti scientifici, ma anche su romanzi polizieschi, fantascienza umoristica, letteratura per ragazzi. E alcuni romanzi e famosi racconti di fantascienza hanno avuto trasposizioni cinematografiche, come ad esempio il famoso film con Robin Williams, L'uomo bicentenario, sicuramente lo conoscerete. Parliamo un po' della sua biografia. Isaac Asimov nasce nel 1920 in Russia in piena guerra civile, 2 anni prima della fondazione dell'Unione Sovietica da una famiglia ebraica. 3 anni dopo gli Asimov emigrarono negli Stati Uniti stabilendosi a New York nel quartiere di Brooklyn. I genitori gestivano un negozio di dolciumi e giornali ed è proprio qui che il giovane Isaac iniziò ad appassionarsi alla fantascienza, leggendo le riviste che arrivavano al padre, pur non essendo figlio unico, aveva un fratello Stanley e una sorella Marcia. Era il pupillo del padre a causa della sua salute cagionevole, ma che tuttavia non gli impedì di frequentare la Columbia University, che inizialmente frequentò l'indirizzo di zoologia, che poi abbandonò rifiutandosi di dissezionare un gatto randagio. Nel 1939 si laureò in chimica. Nel frattempo aveva iniziato a scrivere racconti. Il suo primo tentativo risale agli 11 anni, quindi giovanissimo, proprio ragazzino, The Granville Chums a College. Il primo racconto a essere pubblicato sul giornale scolastico delle superiori fu Little Brothers nel 1934. Al college, tra le sue letture preferite, oltre ai romanzi storici e fantascientifici, vi furono Agatha Christie e Wodehouse, di cui vi ho già parlato tra l'altro su questo canale. Nel 1937 propose Coscrew a John W. Campbell, direttore della rivista Astounding Stories, ma il manoscritto gli fu respinto. Nonostante ciò, fu lo stesso Campbell a incoraggiarlo a scrivere altre opere e così nel 1939 venne pubblicato sulla rivista Amazing Stories il racconto Un naufragio sul lago di Vesta. Nel frattempo Asimov ha stretto ottimi rapporti anche con Frederick Pohl, direttore di altre due prestigiose riviste di fantascienza, Astonishing Stories e Super Science Fiction, e sarà proprio su queste testate che vedranno la luce molti dei suoi celebri racconti sui robot positronici. Il primo, sempre del 1939, è Robbie, preludio ai romanzi del ciclo dei robot e le storie che formeranno la prima parte della sua opera più celebre, Il ciclo delle fondazioni. Entrambe le opere, che testimoniano la fama e il prestigio di cui gode Asimov, rientrarono in quella che è definita l'età d'oro della fantascienza americana, coincidente grossomodo con gli anni 40 del Novecento, e l'epoca in cui emergono altri grandi scrittori classici di questo genere letterario, alcuni dei quali in rapporto diretto con lo stesso Asimov. Dopo la laurea tenta con molte difficoltà di entrare nelle scuole mediche di New York, ottenendo nel 1941 un master presso la Columbia University. Quello stesso anno pubblica il racconto Notturno, indicato dalla critica come il miglior racconto di fantascienza mai scritto prima dell'istituzione del premio Neruda, del premio Nebula, scusate. E contemporaneamente inizia a scrivere i racconti che andranno a comporre la trilogia della Fondazione. Nel frattempo prosegue gli studi di chimica sotto l'ala protettrice del professor Charles Dawson.
Nel 1942 sposa Gertrude Blugerman, artista canadese. Quello stesso anno, a causa della Seconda Guerra Mondiale, viene impiegato come chimico presso la Naval Air Experimental Station di Filadelfia, insieme ad altri due colleghi scrittori. Nel 1945 Asimov viene arruolato, come molti ai suoi tempi, come soldato semplice inviato prima a Camp Lee in Virginia e poi a Honolulu, dove doveva partecipare al primo esperimento atomico del dopoguerra, ma viene rimandato a casa poco prima. Dopo il congedo torna all'università, dove nel 1948 ottiene il dottorato in biochimica e inizia a lavorare con il professor Robert Elderfield, compiendo ricerche sui nuovi farmaci per la cura della malaria, coltivando nello stesso tempo le sue collaborazioni con riviste fantascientifiche, alle quali, oltre alle già citate, vanno ad aggiungersi Unknown, If, Galaxy Science Fiction e The Magazine of Fantasy e Science Fiction. Nel 1949 esce il racconto Madre Terra, che anticipa i romanzi dei robot. Nel 1950 Asimov pubblica il suo primo romanzo, Il paria dei cieli. Più tardi esce anche la raccolta Io Robot e il suo primo libro di saggistica, scritto insieme a due colleghi l'anno prima della nascita del figlio David. Tra il 1951 e il 1953 escono i romanzi Il tiranno dei mondi, Le correnti dello spazio, Abissi d'acciaio, oltre la trilogia della Fondazione. Nel 1952 vede la luce anche Lucky Star, Il vagabondo dello spazio, primo della serie su Lucky Star, pubblicata con lo pseudonimo di Paul French. E l'antologia La Terra è abbastanza grande. È in quegli anni che avviene il primo incontro con Janet Opal Jepson, giovane psichiatra. Nel 1955 nasce Robin John, la sua seconda figlia, e gli viene conferito il titolo di professore associato in biochimica. Tra il 1955 e il 1957 alterna l'attività di docente a quella di romanziere con l'uscita della fine dell'eternità e Il sole nudo. Nel 1958 esce Lucky Star e gli anelli di Saturno, il romanzo che chiude il ciclo. Il suo ultimo contributo letterario per molto tempo risale al 1959 con l'uscita dell'antologia Nine Tomorrow, che presenta racconti scritti negli anni 50. Da questo momento in poi lui si occuperà principalmente di attività divulgativa, che sarà la parte, diciamo, che assorbirà la maggior parte del suo impegno letterario, a seguito anche della rinuncia all'attività didattica. Pubblica così numerosi testi sulla chimica, fisica, astronomia. Unica eccezione di quel periodo è Viaggio allucinante, ispirato all'omonimo film, edito nel 1966. Dello stesso anno il premio Hugo per la trilogia della Fondazione. Tra il 1967 e il 1969 escono 3 raccolte: Through a Glass, Attraverso uno specchio, Cleary, Misteri, racconti gialli di Isaac Asimov e Antologia personale. Nel 1970 si separa da Geltrude, dalla quale divorzia 3 anni dopo, per poi sposare nel 1973 Janet Jepson, nuovamente incontrata a una convention di letteratura gialla. L'anno precedente era stato pubblicato Neanche gli dei, il suo romanzo preferito, vincitore di un premio Hugo, un premio Nuvola e un premio Locus. Sono di questo periodo anche testi di divulgazione scientifica, storica e letteraria. Nel 1974, con la raccolta I racconti dei vedovi neri, inizia il ciclo dei vedovi neri, un club di amici che si cimentano nell'investigazione. Il ciclo si concluderà postumo con la pubblicazione del Ritorno dei vedovi neri. Nel 1976 esce l'antologia del bicentenario, per la ricorrenza del bicentenario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, il cui racconto principale è L'uomo bicentenario, e dal romanzo Robot
scritto in collaborazione Robot NDR-113, scritto in collaborazione con Robert Silverberg, è stato tratto l'omonimo film del 1999, senza però esserne molto fedele. Nel 1977 viene ricoverato in ospedale a causa di un attacco cardiaco che ne minerà la salute anche negli anni successivi. Nel 1979 diventa professore onorario, mentre nello stesso anno escono le opere autobiografiche Isaac Asimov's Treasury of Humor e In Memory Yet Green e l'anno dopo In Joy Still Felt. Scusate la pronuncia, lo scrivo meglio nei sottotitoli. Si arriva così agli anni '80, quando, sotto le insistenze della Doubleday, riprende in mano il ciclo della fondazione, pur se contemporaneamente continua a scrivere racconti per il suo ciclo dei robot. Nel 1983 esce L'orlo della fondazione e I robot dell'alba. Tra il 1985 e il 1988 escono I robot l'impero, Fondazione Terra, Preludio alla fondazione e Nemesis. Gli ultimi anni della sua vita sono dedicati alla produzione scientifica con numerosi articoli di divulgazione su diversi argomenti. Nel 1992 ottiene l'ultimo dei 6 premi Hugo per il suo racconto Gold. La sua attività si conclude il 6 aprile 1992 quando purtroppo muore per un arresto cardiaco. Era stato infettato dall'HIV durante una trasfusione di sangue nel 1983, subito in seguito a un'operazione di bypass cardiaco. Nel 1995 esce la sua ultima autobiografia postuma, I Asimov a Memoir, Isaac Asimov ovviamente. Il fatto che l'AIDS fosse stata la causa della sua morte è stato rivelato 10 anni dopo nella biografia scritta dalla seconda moglie Janet, It's Been a Good Life, è stata una bella vita. Sia l'ospedale dove era stato infettato per evitare lo scandalo, sia Asimo stesso per evitare lo stigma che circondava l'AIDS alla sua famiglia, furono d'accordo nell'occultare la malattia per molti anni. Coerentemente al suo ateismo, la salma è stata cremata senza cerimonie e le sue ceneri disperse come aveva chiesto lui stesso. In suo onore è stato denominato l'asteroide 5020 Asimov. Asimov si riteneva umanista e razionalista e dal punto di vista della credenza si definiva ateo. Benché non attaccasse il genuino e positivo sentimento religioso, era fortemente critico verso la superstizione e le credenze infondate. Aveva un quoziente intellettivo molto alto, intorno a 160, secondo i test che erano in uso a quell'epoca, e fu membro nonché vicepresidente onorario per alcuni anni del Mensa. Era un genio praticamente. Anche se dovette lasciare l'associazione in quanto riteneva molti membri del gruppo arroganti, oltre a non approvare la società elitarie. Asimov era un progressista su molti temi politici e uno strenuo sostenitore del Partito Democratico statunitense fino all'epoca del New Deal. Sostenne nel 1972 la campagna presidenziale di George McGovern contro il presidente Richard Nixon. Difese il diritto all'esistenza dello Stato di Israele, ma espresse la preoccupazione che potesse diventare un nuovo ghetto ebraico e affermò di non essere un sionista per il fatto che le sue idee non contemplavano il nazionalismo, oltre che per il timore che il contrasto etnico con la nascita dello Stato ebraico avrebbe generato con gli arabi, cosa che infatti si verificò. La sua difesa delle applicazioni civili nell'energia nucleare, anche dopo lo scampato disastro di Three Mile Island, compromise tuttavia le sue relazioni con alcuni esponenti della sinistra americana. Egli lanciò spesso accorati appelli riguardo alla necessità di un controllo delle nascite. Riteneva infatti che il controllo delle nascite tramite procreazione responsabile e contraccezione avrebbe evitato in caso di sovrappopolazione l'imposizione dall'alto di politiche abortiste, come infatti in alcuni paesi è successo. Egli si considerò sempre un sostenitore del femminismo e riteneva che l'omosessualità, come altre forme di sessualità fra adulti non dannose e senza procreazione, ricordando sempre il problema del controllo delle nascite, dovesse essere considerata un diritto morale dell'uomo.
Si dichiarò provocatoriamente favorevole ai programmi di eugenetica, ma solo perché, paradossalmente, il loro sicuro fallimento avrebbe dimostrato quanto fossero una strada sbagliata. Molto meglio sarebbe destinare le energie a un raccolto delle migliori menti cresciute liberamente. Essere figlio di bottegai ebrei, Asimov era molto sensibile sui temi di possibile discriminazione e pertanto contrario a qualsiasi blocco dell'immigrazione negli Stati Uniti, poiché lui stesso e quasi tutti gli antenati degli americani moderni erano stati immigrati, non voleva preludere agli altri la stessa possibilità. Controversa e osteggiata fu la sua opinione sulla fallibilità di un governo mondiale. Egli stesso dichiarò che il governo mondiale avrebbe potuto trasformarsi in una dittatura autoritaria dominata da un'elite tecnocratica, ma che anche in un'ipotesi così sconfortante fosse comunque preferibile a una pletora di stati malfunzionanti in conflitto fra loro, come si vede in questi giorni tra l'altro. Occorre ricordare che il periodo in cui Asimov elaborò queste idee è situato nella guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, di fronte alla possibilità di un inverno nucleare causato dallo scontro armato atomico tra i due blocchi contrapposti. Era più auspicabile uno Stato planetario forte della forma di un governo illuminato, razionalmente in grado di garantire la sicurezza a tutta l'umanità. Ma secondo me era un'utopia più che altro. A tale proposito queste furono le sue parole: una buona dittatura è comunque meglio di una cattiva democrazia. Ma affermò anche che gli ideali in cui credo sono pace, libertà e sicurezza per tutti. Lo Stato-nazione è obsoleto, abbiamo bisogno di un governo mondiale federale. Nella sua ultima opera di divulgazione, Ora Angry Earth, scritta in collaborazione con Frederick Paul, Asimov lanciò allarmi riguardo alla crisi ambientale che vedeva delineandosi, descrivendo i fenomeni dell'effetto serra e del buco dell'ozono. Pensate come era avanti per l'epoca. Asimov inoltre si oppose alla guerra in Vietnam, firmando una petizione di scrittori di fantascienza nel 1968 e allo scudo spaziale di Reagan, altro argomento sul quale scrisse un saggio nel 1985. Nella sua vita personale, come in quella professionale, Asimov aveva molta fede nel progresso scientifico, anche se spesso era pessimista sul destino dell'umanità e soffriva curiosamente di alcune fobie legate proprio alla tecnologia, come la paura di volare, degli aghi e del sangue. E sarà proprio una trasfusione di sangue a fargli contrarre l'HIV, ironicamente. Asimov, che da giovane si era cimentato anche con la narrativa fantasy, ammirava l'opera di J.R.R. Tolkien, in particolare Il Signore degli Anelli, che cita in un racconto giallo della serie dei Vedovi Neri, oltre che su Tolkien e altre cose, concerning Tolkien nel titolo originale. Racconto contenuto nelle fasi del caos. Lo stesso Tolkien, nonostante fosse antitecnologico, aveva affermato in una lettera di apprezzare le opere fantascientifiche di Asimov. A tutt'oggi Asimov è considerato uno dei massimi scrittori di fantascienza. Egli fu fra i primi a trasformare questo genere da narrativa di consumo priva di contenuti tipici dei cosiddetti pulp magazine a letteratura di livello con contenuti divulgativi e didattici. Fu tra i primi anche a puntare sulla plausibilità scientifica dei suoi racconti, basati su fondamenta scientifiche, non mancando tuttavia di inserirvi riflessioni sociologiche e futuristiche sul destino dell'umanità. La popolarità di Asimov è addirittura maggiore in molti paesi europei, tra cui Spagna e Italia, nei quali è considerato lo scrittore di fantascienza per antonomasia, ed è addirittura tante volte l'unico a essere riconosciuto fra i suoi colleghi. Si è spesso affermato che la narrativa di Asimov sia scritta in uno stile arido, privo di azione, letterariamente scarno e poco interessato alla psicologia dei personaggi. Asimov stesso riconobbe almeno il fatto che lui scrivesse in modo volutamente semplice perché non intendeva scrivere per vincere il premio Pulitzer, ma per farsi capire da tutti. Infatti era un divulgatore. Il critico e scrittore di fantascienza statunitense James Edwin Gunn affermò nel 1982 riguardo a Io Robot che in pratica, eccettuati 2 singoli racconti, nessuna delle storie sui robot e i personaggi giocano un ruolo fondamentale, le storie sono ridotte a dialoghi sterili privi di azione
e descrizioni se non strettamente funzionali ai fini della trama. Si può ritenere che questo giudizio sia applicabile a tutta la produzione narrativa di Asimov. Vi sono tuttavia delle notevoli eccezioni in quanto alcuni personaggi della Fondazione sono creazioni a tutto tondo che dominano e muovono la storia e hanno personalità, storie complesse e articolate. Si è poi criticata l'assenza di alieni nella stragrande maggioranza della fantascienza di Asimov. Egli stesso affermò che quell'elemento era stato dettato dalle posizioni del suo editore, John Campbell, il quale era dell'idea che gli alieni dovessero essere sempre inferiori all'uomo. Poiché Asimov era di diverso avviso riguardo all'indiscutibile superiorità umana, per ovviare al problema eliminò la presenza di civiltà extraterrestri nelle sue storie. A questa critica, tuttavia, e a quella secondo cui le sue storie fossero del tutto prive di riferimenti sessuali, diversamente a quanto avveniva nelle disinvolte correnti post-anni 60, Asimov rispose con il suo Neanche gli dei, nel quale presentò una delle più complesse e affascinanti civiltà aliene mai comparse nel panorama della fantascienza e ne descrisse minuziosamente i costumi. In definitiva, quelle critiche, così come tutte le critiche che oggi hanno portato a un parziale revisionismo riguardo al contributo di Asimov alla fantascienza, sono dipese dall'affermarsi delle avanguardie New Wave e Cyberpunk, a cui Asimov, almeno nel primo caso, cercò nelle sue ultime opere di adeguarsi. La completa opposizione tra l'idea pessimistica di un futuro apocalittico delle suddette correnti e quella ottimistica e positivista di Asimov è stridente e si è anche voluto accusare la produzione di Asimov di parziale obsolescenza. La prosa asciutta ma elegante di Asimov, che nel longevo ciclo delle fondazioni risalente alla prima metà del XX secolo ha contribuito alla fortuna dell'opera, è anche ricercata da coloro che hanno rigettato la moderna fantascienza, in particolare cinematografica. In effetti l'opera di Asimov era molto meglio, a mio avviso non c'è paragone, parere personale. Fatta solo d'azione e violenza a favore di una fantascienza che torna a riflettere sul passato, sul presente e sul futuro dell'uomo, con particolare attenzione alla plausibilità della trama, delle idee e dei concetti espressi, che è quello che penso anch'io, tra l'altro. Bene, per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e invitate i vostri amici a iscriversi. Ciao e a presto amici!